Ma è possibile iniziare a suonare la chitarra a 40 anni? Ma è possibile iniziare a suonare la chitarra a 50 anni? Ma è mai possibile iniziare a suonare la chitarra a 60 anni? Posso suonare da dentro la bara? Ragazzi, ciao a tutti! Già che state guardando questo video significa che veramente avete sbagliato l'approccio, secondo me. Ne parleremo dopo la sigla e vi spiegherò che cosa ne penso. Prima di parlare dell'argomento di oggi, fatemi fare una premessa doverosa. Volevo parlare di questo tema già da un po' di tempo, almeno da un anno e mezzo, ma poi non l'ho più fatto perché mi risultava troppo difficile organizzarlo in un video breve, concreto e organico, come vuole YouTube, diviso nei vari 3 mosse, 4 step. Sapete come la penso, ormai chi mi segue, che io le mosse le lascio volentieri agli scacchi o al kung fu, però questa cosa mi ha inibito e non mi ha permesso di fare un video al quale tenevo molto, quindi oggi che ho deciso di sbattermene e di farlo ugualmente. Come? Semplicemente improvvisando. No, in realtà mi sono soltanto scritto una piccola lista di cose da dire e le dirò un po' così come mi viene. Quindi perdonatemi se mi impappinerò e se il video sarà un pochino più lunghetto del previsto. Mentre mi mettete un bel like, guardatevi il video fino alla fine e saprete perché secondo me state sbagliando anche soltanto per il fatto di vedere questo video. Stanno sbagliando, però nel frattempo lo devono vedere per mettermi un like. Mazza Leonardo, proprio complimenti per la coerenza. Allora, il titolo è un po' fuorviante, ovviamente l'ho intitolato così per stuzzicare l'algoritmo di YouTube. L'avrei dovuto intitolare in modo molto meno accattivante, ma più sincero, vantaggi e svantaggi nel suonare, nell'imparare a suonare da adulti. Quindi analizzeremo insieme quelli che io ritengo vantaggi e svantaggi. Sicuramente mi dimenticherò qualcosa o non ci avrò semplicemente pensato, quindi mi raccomando scrivete tutto nei commenti cosa ne pensate, e se vi viene in mente qualcosa, se avete qualche critica, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, il primo svantaggio che mi viene in mente indubbiamente è quello fisico. Da adulti non abbiamo più l'elasticità che si ha in adolescenza e quindi dobbiamo stare attenti a suonare tanto tempo, quindi dobbiamo sempre riscaldarci un pochettino, cioè ci dobbiamo gestire, dobbiamo evitare le ammazzate di 6 ore, magari dopo una settimana durante la quale non si è toccata la chitarra, ragazzi, questa cosa non va fatta. Poi la mancanza di elasticità potrebbe essere un problema per alcuni generi musicali, cioè se a 50 anni così vi si accende la lampadina e da zero dite voglio suonare come John Petrucci, no. Perché no? Perché a 50 anni, partendo da zero, non potete sottoporre le vostre mani a 6 ore di studio al giorno con legati, aperture e cose del genere, perché è estremamente rischioso e perché non penso che porti a dei risultati. In questa cosa sono più che convinto. Poi magari ci può stare il fenomeno di turno donato da madre natura di un fisico particolarmente elastico, ok, ma in linea di massima sono più che convinto di poter affermare questa cosa. Ma suonare non vuol dire soltanto andare a 170 km all'ora, cioè suonare vuol dire esiste il blues, il pop, il rock, il jazz, cioè non soltanto il metal a 2000, ok? Quindi questo problema in realtà non è un vero e proprio problema. In ogni caso però ricordatevi sempre di gestirvi bene fisicamente, cioè fate quei 10-15 minuti di riscaldamento, cercate di suonare tutti i giorni e trovate un minimo di regolarità. Adesso passiamo però a un punto che io ritengo invece un nostro vantaggio, cioè la consapevolezza. E sì, siamo adulti, servirà a qualcosa essere adulti, oltre ad avere le rughe e diventare vecchi. E sì ragazzi, un vantaggio dell'essere adulti è che appunto siamo consapevoli del nostro fisico, di come gestirlo, del nostro cervello, della nostra memoria, di come imparare le cose, di cosa vogliamo imparare, di cosa ci piace fare, e siamo più metodici, quindi questo è sicuramente un vantaggio che abbiamo rispetto a un piccolo. Il quale però ha un altro vantaggio che noi non abbiamo. Il bambino o l'adolescente spesso impara a suonare semplicemente giocando, cioè si diverte, prende la chitarra, suona sui dischi, sta là chitarra, pippe e si impara a suonare. L'adolescente ha un approccio all'apprendimento molto più giocoso e basato sull'imitazione, cioè letteralmente prende la chitarra, suona sui dischi, si diverte, punto e basta. Noi stiamo là sempre a elaborare tutto, sempre che dobbiamo capire qualsiasi cosa, sempre razionalmente, che pensiamo. Allora qui tiro di mezzo newton la corda, adesso mi allargo di mezzo centimetro, però devo stare attento ai tendini. Però perché suono il re e non lo chiamo do doppio diesis? Beh, vi rendete sicuramente conto che questo approccio, ragazzi, è altamente deleterio. Fatevi meno pippe mentali
e divertitevi di più sullo strumento. Poi il momento per apprendere anche la teoria, la tecnica e razionalizzare il tutto verrà. Ma non viene subito, all'inizio bisogna imparare e basta, come fanno i bambini quando imparano a parlare in italiano. All'inizio si parla, mamma, papà, eccetera, eccetera, poi piano piano studieranno la grammatica a scuola, no? Invece noi abbiamo la pretesa iniziata dalla grammatica, non porta da nessuna parte. Però questo approccio razionale può avere un aspetto positivo per noi. Qual è? Beh, pensate quante volte avete visto un ragazzo suonare molto bene e avete detto: ammazza sto ragazzetto come suona, c'ha la panza del cinquantenne. Esatto, la panza del cinquantenne vuol dire la tranquillità, vuol dire il saper pensare a quello che si suona, la nota giusta al momento giusto. Quindi non si suona soltanto a istinto e a gioco, è importante anche quindi un attimino fermarsi, pensare e suonare respirando, cosa che ci fa andare più a tempo e correre di meno rispetto a un bambino più frettoloso, quindi un vantaggio ce l'abbiamo. Vorreste però farmi un'obiezione validissima: sì, ma io non c'ho tempo, lavoro dalla mattina alla sera, e mia moglie, e mio marito, i figli, il cane, il gatto, e mi socio. Sì, ragazzi, questo è un problema oggettivo, perché per imparare a suonare la chitarra servono almeno, per imparare a suonare bene e in poco tempo, almeno un paio d'orette al giorno, diciamo per 3-4 anni, mediamente. Le avete 2 ore al giorno per 3-4 anni? Sì? Bene, potete continuare a guardare questo video. Non avete tempo per suonare? È inutile che guardate questo video. Ma questo, ragazzi, è valido anche se siete piccoli, perché anche i piccoli hanno bisogno di 2 ore al giorno per 3-4 anni. Solo quelli alla fine imparano e diventano bravi, tranne qualche rarissimo caso, qualche rarissimo fenomeno, ma la maggior parte deve sgobbare. Quindi non avete tempo? Accannate, non potete suonare, serve un minimo di tempo. Nessuno può fare i miracoli. Però attenzione, guardate che anche i ragazzi di oggi non hanno più tutto questo tempo, perché comunque tra scuola, calcetto, catechismo, il dopolavoro, e religione, e il dopolatino, e poi ragazzi da giovani su bisogna anche... e poi gli amici, ma dai, accanna questa chitarra, andiamo a ballare. Oggi c'è stata la partita di calcetto, che non vieni? Vi posso assicurare che oggi anche i ragazzetti più piccoli sono stressatissimi in mezzo a questo mare di impegni. Un vantaggio che mi viene in mente che possono avere gli adulti, un vantaggio che deriva dalla stessa cosa che poi ci porta allo svantaggio del tempo, cioè il fatto che abbiamo i soldi in tasca, ragazzi, cioè possiamo comprarci una chitarra, possiamo comprarci dei corsi online, possiamo andare a lezioni di chitarra da un insegnante, perché lavoriamo. E il ragazzo no, deve sempre bussare a mamma e papà a chiedere i soldi per qualsiasi cosa. Quindi comunque avete questa piccola arma in più, che se usate in modo intelligente può sicuramente aiutarvi, cioè vi potete comprare già uno strumento decente, comprarvi dei corsi. A proposito, se vi interessa studiare con me, scrivete pure nella mia email che vi lascio nel link in descrizione. Insomma, questo è un piccolissimo vantaggio. Ma adesso passiamo all'ultimo svantaggio, e anche questo, come quello dell'approccio allo studio, anche questo è un approccio, è uno svantaggio psicologico ed è secondo me il più grave, il più pesante. La fretta. Eh sì, noi adulti abbiamo fretta di imparare le cose, ci poniamo la scadenza. Cioè, il ragazzo prende la chitarra a 10 anni, 12 anni, suona e basta, non sta lì a farsi la domanda: ma in quanto tempo imparerò a suonare la chitarra? Perché ha una vita davanti, non gliene frega niente, lo fa e basta. Noi giustamente ci facciamo questa domanda perché, certo, abbiamo comunque molto tempo davanti, però non abbiamo proprio una vita davanti, diciamo ne abbiamo mezza davanti, quindi ci poniamo questa domanda. Ma è una domanda deleteria, perché come ho detto prima, anche il ragazzo ha bisogno di 2 ore al giorno per 4-5 anni per imparare a suonare la chitarra. Perché noi dobbiamo pretendere di imparare a suonare la chitarra in meno tempo? Quindi vi dovete mettere l'anima in pace, non farvi più questa domanda. Ecco perché vi dicevo, se state guardando questo video già avete sbagliato l'approccio. E dovete semplicemente capire che vi dovete gustare il processo dell'apprendimento. Cioè dovete vedervela in modo molto più zen, dovete suonare la chitarra perché vi piace, senza stare a pensare quando imparate a suonare la chitarra. Perché? Perché questa cosa vi porta a una dannata fretta e la dannata fretta si traduce in... Sembra molto facile per me dire queste cose, visto che ho iniziato a suonare che avevo 8 anni. Uno dice, certo, 8 anni, per te è facile parlare così. Però ho avuto veramente tanti allievi e penso di aver fatto un po' di esperienza, almeno dal punto di vista psicologico,
E poi ragazzi, non esiste solo la chitarra, io sto imparando da adulto a fare altre cose e quindi so che cosa si prova nell'imparare da zero nuove cose alla mia età, che ho 45 anni. Appendice a posteriori. Dopo 3 mesi dalla registrazione di questo video, sì, sono passati 3 mesi, come vedete anche dai capelli che ho tagliato da poco e dal look che è un pochino diverso, ho realizzato in fase di montaggio che avevo dimenticato una cosa fondamentale che volevo dire, per quanto riguarda praticamente i vantaggi e gli svantaggi che hanno gli adulti nel suonare la chitarra, cioè o meglio nell'iniziare a suonare la chitarra. E in particolare vorrei parlare di un vantaggio molto grande che abbiamo, cioè il nostro hard disk è già pieno ragazzi. Eh sì, perché veniamo da un ascolto trentennale di dischi, soprattutto dischi di chitarra, i dischi degli anni 70, degli anni 80, degli anni 90, insomma tutta quella musica che un ragazzo di oggi che inizia a suonare deve ancora iniziare a scoprire. Poi lo farà, quindi ci darà una pista comunque, però intanto noi partiamo con questo non piccolo vantaggio. Ok, adesso vi rilascio con il me di 3 mesi fa. Insomma, spero di aver detto tutto. Se vi riconoscete nei pro e nei contro che ho appena descritto, scrivetevelo. Se vi vengono in mente altre cose, pure scrivetevelo. Se volete mandarmi a quel paese, fatelo liberamente. E se volete lasciare un like, lasciatelo, sarei ben contento. Condividete il video se vi è piaciuto e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Date un'occhiata al mio canale, ci sono molti tutorial sia parlati sia semplicemente suonati e potete scaricare i PDF di tutti i pezzi che faccio vedere. Insomma, basta ragazzi, il video è venuto abbastanza lungo, non voglio tediarvi ulteriormente. E al prossimo video, ciao!